Está muriendo y está listo para hacerlo mezcal. Quindi, dove stiamo andando? Beh, abbiamo appena passato un cartello con scritto Caminos de Mezcal, quindi l'idea Spoiler è... pazzesco. L'idea è di andare a visitare tante bellissime piante di agave, no? Sì, E assaggiare il mezcal. ovviamente. La zona di Oaxaca è la zona dove viene prodotto quasi tutto il mezcal del mondo, potrei dire, che è un liquore a base di agave, distillato di agave. E ci sono tantissime piante di agave, tantissimi tipi di mezcal, non ne sappiamo praticamente niente, però oggi scopriremo. Ma prima di andare nei palenque di mezcal, le coltivazioni dove anche poi lo distillano, facciamo una tappa al mercato di Il mercato di Tlacolula De Matamoros. Matamoros. A quanto pare è un mercato bellissimo che c'è ogni domenica, talmente grande che ci arrivano tutte le persone dalla valle, quindi mangiamo, facciamo colazione, facciamo un giro, vediamo. Proviamo cose nuove. Sì. E poi dovremmo passare anche da un paio di siti archeologici e vediamo un po' se entriamo, se li sorvoliamo. Con la nostra moto volante. Sì. Tlacolula de Matamoros. Eccoci qua. Adesso evitiamo queste palle giganti e troviamo il mercato. C'era anche il cartello. C'è la Vediamo. vigilessa. Ah, la Indica signora. un'altra strada. Però là c'è Sì, è ovunque, c'era già lì il mercato. Sì. In pratica. Potremmo anche parcheggiare dove ci sono i vigili. Sì, è vero. Adesso mi giro, proviamo a chiedere. Hola, buenos días. ¿Por el mercado? ¿Es en esta dirección? ¿Podemos aparcarnos? Muchas gracias. Muchas gracias. Ma proprio acá? Acá. Non andare troppo in là. Proprio mettila alla... La metto acá. Aspetta che scendo. Siamo arrivati al mercato di Tlacolula de Matamoros. Para lavar las heridas, Bordello infecciones, assurdo. hemorragias, psoriasis, alergias. Siamo contromano, controcorrente. di là. Siamo a destra. Tieni la destra. Perfetto. Sì, siamo arrivati dicendo ma c'è poca gente, tranquillo. Perché non eravamo ancora nel mercato. Che bordello. Tlacolula si trova a 30 km da Oaxaca ed è famosa perché è il mercato indigeno con la più alta frequentazione. Ogni domenica la maggior parte delle strade del pueblo diventano pedonali e si riempiono di cesti, bancarelle e di ogni genere di mercanzia che si possa immaginare: tessuti, utensili, artigianato, attrezzi per il campo, frutta, verdura e ogni genere di cibo ovviamente, e le immancabili cavallette, i cosiddetti chapulines, che non abbiamo avuto il coraggio ancora di assaggiare. Passeggiando per il mercato si sentono ovunque lingue indigene di ogni tipo, come lo zapotec, il triqui, il chinanteco e altre che non sappiamo neanche pronunciare, che appartengono ai 16 gruppi etnici della regione. I venditori dalle comunità remote vengono nella città per unirsi alla festa e partecipare al mercato, e le donne indigene si vestono di tutto punto e sfoggiano i loro migliori sorrisi per convincerti a comprare un po' della loro merce. Ma dopo aver fatto una passeggiata e pranzato nel mercato, è arrivato il momento di dirigersi verso i palenque di mezcal. E già avvicinandoci verso quell'area, molti chilometri di strada erano costellati di piantagioni di agave. A perdita d'occhio.
Chissà come mai proprio qua. Tutta la valle praticamente. Sì. Come al solito siamo partiti non molto organizzati, abbiamo fatto una ricerca su internet, abbiamo scelto un palenque, ci dirigiamo nella zona senza aver prenotato un tour o senza aver contattato nessuno e speriamo come al solito di fare incontri inaspettati. Ci piace andare alla scoperta e entrare in contatto con le persone in maniera un po' più avventurosa e anche questa volta, come vedrete, siamo stati fortunati perché ad attenderci c'era un luogo davvero speciale gestito da una persona altrettanto speciale che ci ha raccontato un sacco di cose super interessanti. Bienvenidos a Santiago Mazatlán, capital mundial del mezcal. Che roba. Siamo arrivati al palenque del mezcal. Si scusano perché di domenica non si lavora, ma possiamo comunque visitarlo. Eccoci qua, Son della Luna. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podemos entrar? Sí, vamos, yo les digo, yo les explico. Gracias, muchas Gracias. gracias. Yo les explico y ya nos tomamos un mezcal. Gracias. ¿De dónde nos visitan? De Italia. Italia, qué bueno. Napoli. Milano, que es Milano. un poco Norte. norte ¿Y desde dónde vienes con la moto? de Oaxaca. ¿Ah, sí? La moto es de Italia. Ajá. Viene de Sí. Italia. ¿Sí se ve? Sí, se ve. ¿Cuántos años tienen? Es que todos son de diferente tamaño. Por ejemplo, ese se llama mexicano. Ese es de 7 años, 7 a 8 años. Todos anuncian su edad reproductiva Ah. sacando una flor en el centro. Sí. En el Eso- momento que sacan en el las flores, momento- está... Está muriendo y está listo para hacerlo mezcal. Estas están muy bonitas también. Este también es un tipo de maguey mexicano. Le llamamos aquí penca verde. Entonces, te das cuenta, ya le cortamos. Ajá. Entonces están en su punto. ¿Lo lleva del suelo como...? De la raíz tendrá como 10 centímetros. Entonces es muy fácil tumbarlos y rasurar, quitar las hojas para que solamente quede la piña. Y por ejemplo, se llama espadín. Lo más grande. Sí, es de los más grandecitos. Sus azúcares son de lo mejor. Es el maguey más longevo. Ah. Llega a vivir hasta 25 años. Entonces tenemos que esperar 25 años para poder... El mezcal es delicioso. Es de los mezcales más caros. ¿Y cómo se reproducen la Sí. planta? Sacan semillas. Y- Como, Sí. o la otra forma de reproducción es como este maguey, que tiene un hijito ahí. Sí. No me acuerdo mismo en italiano cómo se dice, Sí, pero sí, como... Hijuelos Ajá. o crías.
Si tenemos buenas tierras buenas tierras donde hay muchos nutrientes, va a tener muchos hijos. Sí, tengo ¿Y muchos por qué especialmente esta región de cerca de Oaxaca? Es la región? Porque, bueno, el clima es semiárido. También es perfecta la altitud sobre el nivel del mar. Estamos aquí como entre 2.200 metros sobre el nivel del mar. No estamos ni tan abajo ni tan arriba como 3.500. Ese lo dejé para tener magueyitos de ahí arriba. Y ahí vamos a tener muchas semillas, ¿no? ¿Quiénes lo polinizan? Los murciélagos, los insectos, las aves. De esta manera no utiliza la piña de esta planta, No, ya pero no, ya no. espera por eso, ella. sí. Y todos son en la misma tierra. No, bueno, este es como una exposición que yo hice para presentar diferentes tipos, ¿no? Pero por lo regular en un terreno solamente se pone de una sola especie. Este maguey se llama coyote. Coyote. Tomemos Sí, un sí. coyote. Este que tenemos aquí se llama quiche, que es diferente a los demás, porque todos los demás son en ovalados, Ujú. redondos. Esto Estos altos llegan a medir hasta 3 metros de altura. Y este es el tobalán. Este maguey es un maguey muy famoso. Sí, está muy bonito. Vamos. Tomando tiempo. Este es un horno cónico, aquí le caben 9 toneladas. Se ponen las piñas sobre la piedra caliente. Primero la leña, luego la piedra, y la piedra se pone caliente. Luego ya encima el maguey y ya se tapa con lonas y tierra encima durante 5 días. 5 días. 5 días. 5 giorni qua dentro a cuocere. Con le pietre calde. Trabaja con... Sí, él jala la piedra. Yo no puedo, es muy pesado. Hoy es domingo y no trabaja. Hoy es domingo, no trabajamos. Sí, este es un molino tradicional. Tengo como 14 fábricas. Cerca de... Sí. Y también en otras regiones, porque por ejemplo aquí no hay mucho maguey tobalá, por ejemplo. Tobalá no hay aquí, pero hay otro pueblo que sí tiene mucho tobalá. Entonces ahí voy y hago una fábrica y hay un empleado que trabaja, ¿no? Estas son tinas de fermentación. Ahí se ponen el maguey cocido para la fermentación. ¿Por cuánto tiempo? A veces es cuando hace mucho calor, en 2 o 3 días. Cuando hace mucho frío, hasta 10 días. 10 días. Quanto frío puede ser aquí? Como de 5 grados. Ah, 5 frío. Eso es diferente. Que ya no te acuerdas. pazzesco, scorpioni e serpenti nel mescal. Siamo nel palenque di Mezcal. C'è un cavallo gigante. Eccolo. Eccolo. Che bello che è lui. Sei pronta? Tra poco un pandacavallo. ¿Cuántos años tiene? Ya está un poco grande, tiene 12 años. 12. 12. Tranquilo. Agarra ya, cruza la pierna. Sí, mira. Suavecito. Hicimos un video promocional para George Clooney con George Clooney. Sí, Sí. él. È un VIP. Super tranquillo. Ciao. Quiero que Gira così. Se per arrivare il temporale, noi siamo in moto e a cavallo praticamente, nelle piantagioni di Agave.
¿Te gusta la moto, Tom? Hemos corrido igual con camionetas Sí. y ya también con moto. No, le gusta. ¿Te mucho. gusta? ¿Sí? Le gusta mucho. ¿No tiene miedo de, No, nada. del...? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Igual con él he corrido mucho, así los dos. Ajá. Solamente que él sí me gana. Sí. Sí. ¿Así? ¿Corremos? No, No, descansa. hoy domingo. Adiós, muchas gracias. Que te vaya bien. E ce ne andiamo così dalla fabbrica di mescal dopo aver passato qualche ora con questo personaggio, Israele, che conosce George Clooney. Ok. Sì. Ecco qui. Andiamo. Guarda che cielo, pazzesco. Rischiamo di prenderci una vagonata d'acqua, però Sì, ma come al solito, cioè qui sembra sempre a rischio uragano. A volte viene, a volte non viene e non si capisce la logica di questa cosa assolutamente. Cioè almeno noi non la capiamo, probabilmente loro sanno benissimo come funziona. Quanti mescal abbiamo bevuto? secondo me una decina. Probabile, sì. Però è una roba incredibile che non si sente. Zero. Ed erano veramente buoni. Sì. Che tipo? Israel. Sì, se passate da Oaxaca e dintorni, Assolutamente. Mescaleria Son della Luna, andate lì, fatevi raccontare tutto. Israele è fantastico. Sì. Bene, come sempre le nostre giornate in cui, ma sì, un paio d'ore andiamo a fare un giro, poi torniamo a casa, lavoriamo, non sta andando esattamente come previsto ed è per questo che i video li vedete con così tanto ritardo, perché facciamo incontri pazzeschi. E la nostra giornata nei dintorni di Oaxaca finisce così. Ci salutiamo e vi ricordo le solite cose. Se vi piacciono le nostre avventure iscrivetevi e se volete essere aggiornati quando escono i nuovi video accendete la campanellina e fateci sapere ovviamente nei commenti se vi piacciono le nostre storie, cosa vorreste vedere, cosa vi piacerebbe conoscere. Qualsiasi domanda non esitate a scriverci, saremo molto felici di rispondervi. E adesso una piccola preview di quello che vedrete nel prossimo episodio. Ciao, a presto! Ciao! Ciao, oggi si parte la pioggia. Col mio intestino in mano. Piace la toppa? No, no.